Apparizioni di Mettenbuch. Nella località di Mettenbuch, situata nella Baviera, si verificarono eventi straordinari durante il periodo noto come Kulturkampf, un conflitto tra l'impero tedesco e la Chiesa cattolica. Questi eventi furono associati a manifestazioni soprannaturali intense che si verificarono nelle vicinanze del convento di Metten, vicino ad Eggendorf. Uno degli aspetti più significativi di questi eventi fu la guarigione miracolosa di Barbara Eder. Le apparizioni mariane a Mettenbuch si verificarono tra il 1 e il 21 dicembre 1876, con un'ultima apparizione nel 1878. I principali veggenti erano giovani, tra gli 8 e i 14 anni, tra cui Carolina Kraus, Francesco Saverio Kraus, Teresa Liebel e Matilde Sacco. Alcune volte, essi riferirono di aver visto la Madonna, il Bambino Gesù, San Giuseppe e varie schiere di angeli e santi, insieme a fenomeni luminosi. Le testimonianze di questi eventi furono accuratamente documentate dal parroco e dal vescovo competente, Ignazio Senestrei di Ratisbona. Tuttavia, il vescovo si distanzia dalle apparizioni e decide di sospendere le indagini. Questa decisione suscitò opposizioni da parte di professori, uomini di lettere, alcuni sacerdoti e i frati del convento di Metten, che protestarono presso le autorità ecclesiastiche a Roma. Di conseguenza, venne aperta una nuova indagine. Le apparizioni a Mettenbuch erano associate al significato dell'Avvento e del Natale, con la Madonna che si manifestava come consolatrice degli afflitti. Nell'ottobre del 1876, a Mettenbuch, si verificarono fenomeni soprannaturali che coinvolsero alcune persone. Inizialmente, alcune persone hanno notato l'emergere di strane luci nel bosco vicino a Mettenbuch, in una zona chiamata Forra. Queste luci erano appartenenti come rosse, blu e bianche, e sembravano sollevarsi a circa 1 metro da terra, intrecciandosi tra loro e creando una sorta di spettacolo di punti colorati. Le persone che assistettero a questi fenomeni ritenevano che le luci fossero in qualche modo connesse alle anime del purgatorio in cerca di preghiere e aiuto sulla terra. Il giorno successivo, molte persone del luogo si recarono nel bosco, nel punto in cui erano state viste queste luci, per pregare per le anime del purgatorio, recitando le litanie lauretane. Tuttavia, le luci non apparivano ogni notte e quando lo facevano, erano visibili solo ai 4 ragazzi coinvolti nei fenomeni soprannaturali, mentre la maggior parte degli adulti non riusciva a vederle. Il 1 dicembre, tra le 19 e le 20, 3 ragazze stavano pregando insieme con 2 vedove di nome Kraus e Liebel, insieme a un uomo di 30 anni di nome Giovanni Eckel, vicino alla forra del bosco. Improvvisamente, videro una luce delicata che gradualmente diventò sempre più intensa, fino a prendere le sembianze del Bambino Gesù. Questa figura risplendeva e indossava una veste rossa, mentre la parte superiore del suo corpo era scoperta. Questa apparizione durò per circa 2 minuti. Il 2 dicembre, le ragazze insieme a Caterina Kraus, di 6 anni, e Francesco Saverio, di 10 anni, fecero nuovamente un incontro con Gesù. In questa occasione, il Bambino Gesù apparve seduto sul grembo della Madonna, che era a sua volta seduta su un trono. La Madonna aveva un volto raggiante di gioia e indossava una lunga veste di un azzurro più luminoso del cielo, calze bianche e scarpe dorate. Un velo bianco le copriva la testa fino a metà della veste. Durante questa apparizione, la Madonna si presentò come la consolatrice degli afflitti. Inoltre, dietro di lei, apparve improvvisamente la figura di San Giuseppe, mentre ai lati della Madre di Dio comparvero delle figure angeliche. La Madonna comunicò alle ragazze che in quel luogo doveva essere costruita una cappella, una semplice cappella. Raccomandò alle ragazze di confessarsi e alle madri di riferire l'evento al parroco per convincerlo a costruire la cappella. Caterina, la più giovane, non vide nulla, e Saverio rimase in silenzio per tutto il giorno. Tuttavia, pregò accanto alla forra, recitando il rosario, e fu incoraggiato dalla madre a condividere ciò che aveva visto.
Il 3 dicembre, mentre Francesco era con il suo amico Giovanni Ekel, apparve loro la Madonna in una luce dorata. I due si inginocchiarono commossi dalla sua presenza, e Francesco udì la Madonna dire loro: «Mettetevi in ginocchio nel fango, allora riceverete le vostre grazie». I due cercarono immediatamente un luogo per inginocchiarsi. Nel frattempo, Maria si dileguò e al suo posto comparì l'immagine del Salvatore su una croce alta di circa 3 metri, senza iscrizioni. Gesù aveva i piedi sollevati a circa 1 metro da terra, una corona di spine sulla testa, le mani inchiodate alla croce, e il sangue scorreva dalle ferite. La madre di Francesco si unì a loro quando apprese dell'evento miracoloso e insieme pregavano commossi. Successivamente, una croce fu eretta in quel luogo in memoria di questa apparizione. Il 4 dicembre, Francesco Saverio e Giovanni Ekel tornarono al luogo dove si erano inginocchiati nel fango nella speranza di rivedere la Madonna. Aspettarono a lungo in preghiera, ma proprio quando stavano per andarsene, Saverio vide la Madonna in una luce splendente che teneva per mano il bambino Gesù. Questa apparizione fu molto breve. Durante il loro ritorno a casa, Saverio vide anche alcuni angeli sulla strada, e riconobbe il suo angelo custode. Tuttavia, Giovanni non vede nulla. Gli angeli si mostrarono qualche volta alle ragazze, ma non apparvero più a Saverio. Le apparizioni continuarono costantemente fino alla fine di dicembre. Il 21 dicembre, nel pomeriggio, la Vergine Maria apparve a Matilde Sack e le disse che questa sarebbe stata l'ultima apparizione di questo ciclo, ma che sarebbe tornata dopo 3 anni, chiedendo loro di aspettarla vicino alla forra. Maria esortò ancora una volta alla costruzione di una cappella. Durante questo periodo intenso di apparizioni, la Madonna non lasciò lunghi messaggi, ma comunicò alcune enunciazioni, come l'importanza della meditazione quotidiana del Santo Rosario per ricevere le grazie dal Signore. Inoltre, disse che coloro che pregavano diligentemente avrebbero visto qualcosa nell'ultimo giorno delle apparizioni, e questo avvenne quando Giuseppe, Caterina e Luigi videro la luce radiosa di Maria, Regina del Cielo. Dopo la scomparsa dei sacerdoti Francesco Nock e Ugo Dieringer, membri del monastero di Metten che avevano sostenuto l'apertura di un'indagine ecclesiastica, la speranza di ottenere un riconoscimento ufficiale e di costruire una cappella commemorativa nel bosco svanì. Il successivo vescovo di Ratisbona, Rudolf Graber, dichiarò: «Mettenbuch non può essere dimenticato, tutto deve ancora essere provato». Il 7 giugno 1887, 10 anni dopo le apparizioni, i bambini, ormai diventati adolescenti, confessarono di aver subito pressioni dal vescovo Senestrei, che aveva loro estorto false dichiarazioni ammettendo che le apparizioni erano state solo bugie, utilizzando metodi discutibili, soprattutto considerando che si trattava di bambini. La stessa Chiesa prese le distanze da Senestrei, che fu anche accusata di detenzione illegale e di aver torturato i bambini. Uno dei veggenti, Francisco Javier, dopo aver imparato il mestiere di muratore, visse in una soffitta dell'abbazia benedettina di Metten. Negli anni successivi, più di 100.000 fedeli hanno effettuato pellegrinaggi a Metten e questo flusso non si è mai fermato. Le persone vengono qui per pregare e portare a casa l'acqua della fonte miracolosa. Alla fine, fu eretta una piccola cappella che ospitava l'immagine della Vergine, rappresentazioni degli angeli, e un rubinetto per facilitare il prelievo dell'acqua dalla fonte. Sono state anche fornite panchine per i pellegrini, che visitano soprattutto durante le grandi festività mariane e durante tutto il periodo dell'Avvento.